Ciao e bentornato. Visto che abbiamo parlato tanto di esposizione e visto che è un concetto veramente importante per la qualità dei nostri scatti, facciamo un po' di esercizio pratico, qua in casa, sul triangolo dell'esposizione. Ho quindi realizzato questa semplice composizione usando questi due faretti e questi due diffusori a ombrello che ho preso entrambi su Amazon per mi sembra poco meno di 30 euro e usiamo come soggetti questi due giocattoli. Quindi una composizione molto semplice giusto per capire come lavora il triangolo dell'esposizione. Guardiamo prima le impostazioni della fotocamera. Ogni stop di luminosità è diviso in tre, come puoi vedere per esempio qua dalla scala dei tempi, un sessantesimo fino ad arrivare a un trentesimo, quindi uno stop, abbiamo altri due stop intermedi. Come valore dell'ISO usiamo il 100 perché la luce è abbastanza omogenea e comunque ce n'è abbastanza per fare il nostro scatto. E ora, visto che non abbiamo ancora utilizzato l'esposimetro, che è lo strumento che ci mette a disposizione la fotocamera per capire appunto la luminosità che è presente nella scena, andiamo a tentativi. Quindi abbiamo detto impostiamo ISO 100, l'apertura del diaframma la mettiamo 8, perché comunque il diaframma, come vedremo meglio più avanti, qualsiasi obiettivo lavora meglio a aperture di diaframma intermedie, di f8, 5, 6, 11. Quindi facciamo il nostro scatto con un sessantesimo di tempo f8 per capire un po' com'è l'esposizione. Mettiamo fuoco sul soggetto e direi che lo scatto è decisamente scuro. Quindi possiamo agire sulla scala dei tempi, per esempio. Se lo scatto è troppo scuro, dobbiamo quindi allungare il nostro tempo di esposizione, renderlo più lento. Quindi da un sessantesimo dobbiamo fare magari due stop perché era bella sottoesposta, un trentesimo uno stop e un quindicesimo due stop. E andiamo a fare il nostro scatto e vedi che è nettamente migliorato. Forse un pochettino ancora scuro, ricordi che è sempre meglio non bruciare le alte luci, quindi proviamo magari un pochettino ancora a salire di uno stop. 1,15, 1,8. E otteniamo questo scatto, che direi che è praticamente perfetto. Illuminato perfettamente, non ci sono segnali di sovraesposizione. Se per esempio noi adesso andiamo ad aumentare un pochettino di nuovo il tempo, quindi andiamo a 1,4, saliamo di uno stop ancora, quindi aumentiamo la luce e vedi che la fotografia inizia a diventare troppo chiara. Ci sono questi segnali di esposizione che poi vedremo più avanti, segnalano appunto che in quei punti dell'immagine la fotografia è sovraesposta, quindi ha ricevuto troppa luce. Quindi ritorniamo alle condizioni precedenti e abbiamo trovato la corretta esposizione. Se noi volessimo usare, per esempio, per ragioni legate al movimento, adesso il soggetto è fermo, ma volessimo usare per esempio un tempo più veloce di uno stop, che abbiamo detto che viene sovraesposta, cosa dobbiamo fare? Lavorare anche sul diaframma. E quindi andremo a chiudere il diaframma di uno stop. Da F8 passeremo a F11. Vediamo se adesso troviamo la corretta esposizione come prima. E vedi che è esattamente come l'immagine precedente. Qui avevamo trovato la corretta esposizione. Solo con uno stop del diaframma e del tempo in modo tale da essere bilanciati, trovare così la giusta esposizione e non avere una fotografia sovraesposta come questa. Quindi hai visto come è facile modulare e gestire l'esposizione semplicemente usando il tempo e il diaframma. Ovviamente siamo nella modalità manuale che ci permette di modificare entrambe queste variabili. Vediamo cosa succede adesso. Ho spento una luce laterale e vedi che la scena è scesa di luminosità. Ovviamente se io vado a scattare una fotografia con le stesse impostazioni di prima, adesso avremo una fotografia sottoesposta, perché ho le impostazioni utilizzate per quando c'era il doppio della luce. Quindi cosa dobbiamo fare? O agire sul diaframma o agire sul tempo. Ovviamente anche sulle ISO, ma le ISO abbiamo detto che si usano solo in casi di emergenza. Quindi andiamo a aprire di nuovo il nostro diaframma, andiamo ad F8, era abbastanza sovraesposta, quindi possiamo provare anche col tempo. E quindi allunghiamo il nostro tempo di scatto e lo portiamo a 1,5. È un po' sovraesposta, quindi abbiamo un po' esagerato, ovviamente è sovraesposta dal lato dove è presente la luce, è una condizione comunque abbastanza difficile perché abbiamo solo una luce laterale e quindi possiamo provare a chiudere per esempio il diaframma
e lo chiudiamo magari di 2/3 di stop, quindi arriviamo a F10. Direi che comunque ci stiamo avvicinando. Ovviamente abbiamo delle ombre laterali che non si toglieranno, ma perché abbiamo appunto questa luce laterale. Quindi una componente veramente fondamentale all'interno della scena è sempre la luce, e la direzione che avrà questa luce e l'intensità che avrà questa sorgente luminosa. Adesso ho complicato ulteriormente la situazione, ho spento anche l'altra luce artificiale, abbiamo solo un po' di luce naturale che entra in casa attraverso la persiana, quindi è di molto attenuata. Quindi ovviamente come prima andiamo a fare il nostro scatto con le impostazioni precedenti. E vedi che è molto scuro, questo già potevamo immaginarlo. E quindi cosa possiamo fare? Andiamo a lavorare sul diaframma, mettiamo a 6,3 e possiamo anche lavorare sul tempo. Di che è sempre scura l'immagine e siamo già ad un tempo molto vicino a un secondo. Un discorso facilmente immaginabile, ma non possiamo pretendere di avere una fotografia perfettamente nitida con un secondo quasi a disposizione. Con questa accoppiata fotocamera-obiettivo il tempo limite di scatto è un sessantesimo. Prendi per buono questo valore, poi capiremo nelle prossime lezioni cos'è il tempo limite di scatto e come applicarlo alla tua fotocamera e al tuo obiettivo. Quindi andiamo a impostare il nostro tempo limite di scatto, perché immaginiamo di essere a mano libera. Per essere sicuri facciamo uno stop in più e con il nostro tempo limite di scatto la fotografia verrebbe questa, completamente scura. E anche aprendo il diaframma al massimo, già l'obiettivo molto luminoso 1,8 e comunque andremo a incidere sulla profondità di campo, vedi, otteniamo questo risultato. Questo è il massimo risultato che possiamo ottenere. Quindi cosa dobbiamo fare? Intanto rimettiamo un diaframma all'apertura almeno di 5,6, quindi sarà ancora più scura la foto. Ti dicevo cosa dobbiamo fare? Lavorare sulle ISO. Il terzo valore che è da toccare solo in caso di emergenza. Anche questo è diviso in 3, quindi ogni stop a 2 intervalli intermedi, e andiamo a ISO 400, quindi saliamo di 2 stop la scala delle ISO. E otteniamo sempre una fotografia parecchio sottoesposta. Quindi possiamo decidere di aumentare ancora le ISO, con il rischio che la nostra fotografia sia completamente rovinata dal rumore digitale. Quindi apriamo anche un pochettino il diaframma e vedi che pian piano si ottiene la giusta esposizione, che si dovrebbe ottenere non con così tante ISO, ma con un cavalletto, in modo tale da poter usare il tempo che si vuole. Quindi quando si lavora in condizioni critiche come interno senza luce, bisogna utilizzare per forza un cavalletto, altrimenti bisogna alzare troppo le ISO e la fotografia viene rovinata da questo incremento ovviamente assurdo delle ISO. Adesso siamo 3,2, non abbiamo ancora la corretta esposizione, guarda comunque quanto rumore digitale, un'immagine che poi sarà difficilmente utilizzabile. Ti volevo subito rassicurare sul fatto che quando noi andremo a fotografare non effettueremo il procedimento logico che abbiamo visto in questo esercizio, perché abbiamo l'esposimetro. L'esposimetro è lo strumento che ti offre la fotocamera per leggere la quantità di luce presente in scena. In questo modo abbiamo già una base prima di fotografare per capire la luminosità del nostro scatto, come poi vedremo più avanti nel corso delle prossime lezioni. Ho fatto questo esempio pratico essenzialmente per farti capire come varia la luminosità al variare del tempo del diaframma e delle ISO, per farti capire altri due concetti veramente fondamentali, che sono che le ISO vengono utilizzate solo in condizioni di luce veramente estrema, quando l'apertura massima del diaframma o il tempo massimo che puoi utilizzare non basta per trovare la giusta luminosità, e appunto il tempo massimo che si può utilizzare, una variabile che poi affronteremo più avanti, ma ovviamente il tempo che puoi utilizzare a mano libera è limitato, quindi non puoi impostare 1-10 secondi come abbiamo visto anche nell'esempio, perché comunque avrai una foto completamente mossa. Quindi abbiamo iniziato a capire in questa lezione, in questo esempio pratico, essenzialmente la stretta correlazione che c'è tra tempo, diaframma e ISO. Nei prossimi esercizi, nelle prossime lezioni, vedremo appunto l'utilizzo dell'esposimetro e cercheremo di integrare tutto quello che abbiamo analizzato per trovare la corretta esposizione di una fotografia. Ci vediamo nella prossima lezione.